Tra le tante eccellenze della filiera produttiva italiana, ce n'è una che ha una storia secolare, il pecorino romano. E per meglio comprendere il suo valore siamo venuti in Sardegna. Benvenuti a Macomer, come si dice in Sardegna, con l'accento. Questa è la sede del Consorzio del Pecorino Romano. Per molti sembrerà insolito, ma ha una sua logica. Intanto la sede del Consorzio del Pecorino Romano è in Sardegna perché in Sardegna c'è la maggiore produzione e qui sono rappresentate le maggiori aziende appunto trasformatrici di pecorino romano, e anche l'allevamento stesso è concentrato maggiormente nella regione Sardegna. Perché si produce pecorino romano in Sardegna? Perché già da fine 800 i produttori laziali vennero in Sardegna alla ricerca di nuove quantità di latte, di maggiori quantità di latte, e qui hanno trovato ovviamente terreno fertile per quel tipo di allevamento. Tant'è che poi l'allevamento si è proprio sviluppato, incentrato proprio nella produzione di pecorino romano. Per la produzione di pecorino romano si utilizza il latte di pecora intero, quindi da allevamenti allevati allo stato brado e semibrado, che pascolano nei territori delle regioni ovviamente dell'area di produzione e si cibano di essenze naturali per lo più. Il latte che viene utilizzato è latte intero, quindi non è trattato, non è scremato, e ancora di più il latte non è pastorizzato ma è semplicemente termizzato. Con i borghi in tavola e lo chef Matteo Barbarossa, oggi conosceremo degli abbinamenti dove il pecorino romano regna sovrano. Salve, appuntamento con le ricette a base di pecorino romano. Ovviamente pecorino romano DOP del consorzio. Cominceremo con 3 ricette partendo da un risotto. Ingredienti molto semplici: funghi cardoncelli, salsiccia, pecorino romano, riso carnaroli, prezzemole d'aglio tritati insieme. Come tutti i risolti iniziamo a tostare il riso. Lo possiamo tostare tranquillamente insieme alla salsiccia. Una volta tostato sfumiamo e iniziamo a cuocerlo con il brodo. Metà cottura aggiungiamo i cardoncelli tagliati molto piccoli. A 3 minuti dalla fine della cottura aggiungiamo il prezzemolo con l'aglio, spegniamo e manteghiamo con il pecorino romano. Una volta servito il piatto aggiungiamo scaglie di pecorino romano. Altra ricetta molto semplice, pochissimi ingredienti ma di grande effetto. Pane carasau, uova, guanciale e ovviamente il pecorino romano. Protagonista è l'uovo. Facciamo un uovo in camicia, in francese uovo poché, si cuoce in acqua acidulata, resta il tuorlo morbido, albume cotto. Per quanto riguarda il guanciale va semplicemente reso croccante in padella, alta temperatura senza altri grassi da aggiungere. Una volta cotto facciamo assorbire il grasso in eccesso e facciamo freddare. Per la fonduta di pecorino, semplicissima, andiamo a mischiare un pochino di panna con il pecorino grattugiato in maniera molto fine. Attenzione a non superare i 55 gradi di temperatura perché altrimenti rischiamo di farlo diventare granuloso e filante, quindi sempre sotto quella temperatura. Andiamo a montare il piatto e la ricetta è pronta. Ricetta con il pesce: polpo, patate, cavolo viola e ovviamente il pecorino. Una volta lessato il polpo lo andiamo a lavare, facciamo a piacere o dei cubi oppure andiamo a prendere il tentacolo e insieme sotto facciamo una crema di patate con pecorino romano grattugiato e scaglie di pecorino. Il cavolo viola lo utilizzeremo per andare a coprire il polpo sopra la crema di patate, saltandolo e appassendolo con un
pochissima birra. E per questo appuntamento è tutto. E Borghi in tavola. Un viaggio alla scoperta del buon gusto italiano.